La Valle d'Aosta è una regione italiana a statuto speciale dell'Italia nord-occidentale. Grazie alla sua posizione geografica, confinando a nord con la Svizzera e a ovest con la Francia, presenta una storia linguistica molto particolare. La zona valdostana, infatti, è una zona bilingue. Scopriamo insieme ad André l'importanza dell'italiano e del francese in questa regione, insieme alle altre minoranze linguistiche come la lingua franco-provenzale, che come vedremo non è andata perduta. Buona visione! Ciao André, benvenuto in questo nuovo video, come stai? Bene, grazie per l'invito. Grazie a te per partecipare. La prima curiosità, da dove viene il tuo nome? Sì, allora il mio nome André è francese, sarebbe il corrispondente di Andrea, ma noi essendo valdostani spesso abbiamo cognomi che vengono dal francese, quindi spesso si abbinano bene a nomi francesi, quindi capita spesso di avere nomi francesi in Valle d'Aosta. Ecco, quindi sveliamo subito di dove sei esattamente? Io vengo da Chalon-Sault, che è un piccolo paesino della cintura di Aosta. Quindi, come hai già accennato, avete delle influenze francesi. Quindi vorrei chiederti com'è la vita su una terra di confine. È bello, si vive bene perché abbiamo l'opportunità appunto di imparare due lingue, oltre all'italiano impariamo il francese e poi abbiamo anche molti scambi con le terre vicino, sia la Francia da un lato ma anche la Svizzera dall'altro. Svizzera che noi confiniamo col cantone vallese in cui parlano francese, quindi gli scambi sono facilitati dalla lingua appunto. Quindi voi parlate francese anche nella vita di tutti i giorni? No, diciamo di no. La Valle d'Aosta è una regione bilingue in cui all'italiano è affiancato il francese, ma il francese rimane abbastanza di nicchia. Diciamo che non lo parliamo tra noi tutti i giorni, è una lingua ufficiale, molti atti sono fatti sia in italiano che in francese, i toponimi sono quasi tutti in francese, poi alcuni sono stati più o meno tradotti, però diciamo correntemente non lo parliamo tra di noi, piuttosto parliamo in dialetto, ecco, quello sì, il patois che sarebbe un dialetto franco-provenzale, che se vogliamo è a metà tra l'italiano e il francese, ha qualche influenza da una parte e dall'altra, però il dialetto è più parlato che non è il francese. Il dialetto quindi è una realtà piuttosto viva nella vostra regione? Si parla anche tra i giovani? Sì, è ancora molto sentito il dialetto, ci teniamo noi giovani a parlarlo perché comunque è la lingua dei nostri nonni, un tempo si parlava dialetto e quindi quando possibile tra di noi, tra gente che parla il dialetto lo parliamo, ecco, anche per amici, al bar, in qualsiasi situazione della vita, se possibile parliamo in dialetto e molti giovani comunque ci tengono a parlarlo e quindi cerchiamo di portarlo avanti, anche se c'è da dire che rispetto alla generazione dei miei nonni sicuramente è andato perso in parte questa cosa qua, però finché ci sarà la voglia come molti hanno di portarla avanti, secondo me sarà una lingua viva. Ad esempio io faccio parte di una compagnia teatrale, facciamo teatro popolare appunto in dialetto, quindi è anche un modo per continuare a portare avanti questa lingua e soprattutto di cercare di portare avanti certe espressioni o parole che magari andrebbero perse. Noi cerchiamo di fare questo, lo facciamo sia proprio a teatro fisicamente che anche con dei video su YouTube, delle canzoni, delle parodie, ecco. Quindi il dialetto patois ha delle parole francesi, diciamo? Sì, alcune parole sembrano molto al francese, altre più all'italiano, poi anche lì, essendo comunque il nostro territorio un territorio molto frammentato, perché comunque c'è una valle centrale e tante piccole valli laterali che sono separate tra di loro, quindi storicamente avendo avuto pochi scambi tra di esse, da una vallata all'altra si parlano anche dialetti che sono sempre patois, però spesso sono molto diversi tra di loro. Ecco, diciamo che c'è la parte della regione più verso la Francia che ha più influenze con il dialetto, quello che si parla in Savoia. Poi c'è la parte invece più verso il Piemonte che è più contaminata dal piemontese, quindi sono anche all'interno di una regione piccola come la Valle d'Aosta. Ogni comune ha le sue sfaccettature, il suo patois e i suoi termini che spesso sono anche molto diversi. A volte io faccio fatica a capire, non so, altre persone che vengono da un'altra vallata che dista adesso in macchina neanche un'ora, però pensando a 100 anni fa voleva dire ore e ore di cammino, quindi non c'erano tutti questi scambi. Certo.
Quindi il francese, essendo una lingua ufficiale in Valle d'Aosta, viene insegnato nelle scuole come prima lingua straniera? Sì, noi abbiamo, lungo tutto il percorso di studi, abbiamo le stesse ore di francese che di italiano, quindi praticamente sono messe sullo stesso piano. E quindi sì, poi abbiamo anche l'inglese, studiamo anche l'inglese, però essenzialmente la prima lingua, se vogliamo, straniera, ma essendo bilingue non è neanche il termine giusto parlare così, però sì, noi studiamo il francese sin dalle elementari e poi per le medie e tutte le superiori abbiamo le stesse ore di francese che di italiano. Piccola curiosità, la Valle d'Aosta è stata la prima amministrazione ad usare in un atto ufficiale la lingua francese, ancora prima che la Francia stessa, nel 1536. Parlando del tuo caso personale, tu sei bilingue italiano-francese? Sì, noi valdostani sì, in teoria siamo così. Poi, come ti dico, nella pratica purtroppo il francese è relegato un po' così, ad essere usato solo per quando conviene, quindi quando vengono i turisti o quando andiamo noi in Francia, ecco. Nella vita quotidiana si parla veramente poco. E per quanto riguarda invece i cartelli stradali quando si va al ristorante, quindi i menù oppure gli atti pubblici, sono in entrambe le lingue? Allora, i cartelli stradali sì, sono spesso sia in italiano che in francese, però come ti dicevo buona parte dei toponimi sono già francesi di loro, quindi esiste quel toponimo lì e non c'è neanche un modo di dire in italiano, si dice in quel modo lì. E al ristorante sì, a volte si vede spesso francese anche, devo dire che spesso si vedono quei classici menù in cui c'è l'italiano e c'è l'inglese, a volte non c'è neanche il francese, ecco, come si vede un po' dappertutto. Mentre gli atti sì, sono tutti bilingue, forse non lo sono a livello giudiziario, però se uno vuole può richiederglielo e gli viene fornita la traduzione, se non vado errato. Ci sono questi servizi di traduzione, diciamo? Sì, però tendenzialmente molti atti, anche per dire a livello legislativo così, le leggi sono fatte sia in italiano che in francese già di loro, c'è proprio bilinguismo lì, ecco, per quelle poche cose rimane. Per lavorare in Valle d'Aosta bisogna conoscere entrambe le lingue? Qui tocchi un tasto dolente perché molti concorsi pubblici richiedono la conoscenza del francese. Viene data un'indennità in più a chi conosce il francese, ma molte volte bisogna proprio conoscerlo per poter vincerlo il concorso, cioè bisogna saperlo, c'è proprio una parte dei concorsi che riguarda l'accertamento delle conoscenze di francese. E questo è un tasto un po' dolente, come ti dicevo, perché spesso è un freno per molte mansioni in cui avremo magari bisogno di professionisti che vengono da fuori valle, e questo è un freno perché comunque vuol dire studiare un'altra lingua anche ad un certo livello, probabilmente. Quindi diciamo che si limita un po' la scelta. Sì, perché magari già, diciamo, la Valle d'Aosta non è tanto attrattiva per chi viene da fuori, magari lo vede come una piccola realtà in cui non hai magari l'opportunità che ti dà una grande città, e in più se devi anche studiare una lingua nuova magari scarti subito l'opzione di poter andare lì, ecco. E magari in certi ambiti in cui avremo bisogno non riusciamo a trovare professionisti perché non hanno voglia di mettersi a studiare il francese, o questo è uno dei problemi, ma ce n'è anche molti altri, ecco, per cui non siamo attrattivi su certi ambiti. Tu come ti senti ad aver imparato il francese già da piccolo e quindi essere bilingue? Beh, sicuramente è una fortuna, perché io adesso parlo solo praticamente italiano e francese, l'inglese ovviamente poi l'avendo studiato anche all'università, però sicuramente secondo me più lingue si sanno e meglio si ragiona e meglio si comprendono anche tante cose. E ovviamente poi a me piace la Francia, quindi spesso mi ritrovo a guardare la televisione in francese. Noi abbiamo alcuni canali che vengono trasmessi in Valle d'Aosta, appunto, francesi, piuttosto che anche seguo spesso youtuber francesi, che è una bella cosa secondo me, e che appunto me lo permette di fare il fatto di aver studiato il francese. Certo, assolutamente. Come hai detto tu, conoscere una lingua in più è sempre una ricchezza in più. Vivendo al confine con la Francia e con la Svizzera, ti capita spesso di andare oltre confine? Quali sono i vantaggi di abitare vicino a questi due paesi? Sì, mi capita ogni tanto di andare fuori, ma adesso non è più tanto successo, però sì, sia verso la Svizzera, che comunque come ti dicevo parlano francese, sia verso la Francia mi capita spesso di magari andare a fare qualche evento importante e di andare a seguirlo proprio, diciamo, oltre Alpe. Sì,
mi piace anche andare in là, a parte che per magari fare qualche mangiata di cibo locale, penso alla raclette in Svizzera, piuttosto che quando vai in Francia torni sempre carico di baguette a non finire. E poi sicuramente anche quando mi capita di andare in vacanza, più di una volta sono andato in vacanza in Francia, e comunque riesci a capire tutto quello che ti viene detto in loco, e quindi è un vantaggio sicuramente. E anche per una singola discussione con i francesi riesci a tenerla bene e a gestirla come se fossi italiano quasi, ecco. Bene Andrea, grazie mille davvero per essere stato qui con noi, è stato molto interessante conoscere la vostra situazione linguistica. Grazie a te, è stato un piacere e complimenti per il canale. Grazie mille e grazie a tutti per aver guardato questo video. Ciao! Punto.